il 2025 e se non ho capito male questo è l'anno in cui si sputano fatti, allora io sputo fatti su questo Samsung Galaxy S25 Ultra. In questo video vi racconto tutto quello che dovete sapere su questo smartphone. Dubito che troverete un altro video completo come questo, ma poi vi dirò anche le cose vere, quelle importanti, vi dirò le cose come stanno. Se volete supportare il nostro lavoro, ovviamente il metodo è sempre lo stesso. Se non l'avete mai fatto potete rimediare, non vi sgriderò ma potete ancora rimediare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e in descrizione trovate il link al canale di WhatsApp dove diamo un po' di retroscena, un po' di anteprime e sapevate anche che stava arrivando oggi la recensione di questo S25 Ultra. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, confezione sottilissima, all'interno della confezione c'è solo lo smartphone. No, non è vero, vi ho mezzo mentito perché in realtà all'interno del coperchio ancora una volta come sempre c'è il cavetto USB-C USB-C, ma facciamo che non sto neanche a tirarlo fuori e andiamo direttamente a parlare di questo smartphone, della sua qualità costruttiva e dei suoi dettagli che cambiano rispetto allo scorso anno. Ed ecco a voi Sua Maestà Samsung Galaxy S25 Ultra. Andiamo a vederlo più da vicino, andiamo a vedere cosa cambia nel design. Bella la finitura posteriore in vetro che non trattiene troppo le impronte, un pochino sì, ma è il giusto compromesso. Sappiamo cosa succede agli smartphone che non trattengono neanche un po' le impronte, che sono non scivolosi di più, però veramente bella questa finitura e guardate, anche se passo un po' le mani così, non è che rimangano segni di sorta. Che cosa cambia nel design di questo smartphone? Non il design delle fotocamere, non in generale, quantomeno sì, i blocchi fotografici sono leggermente più grandi e come vi ho fatto vedere in anteprima sono leggermente sollevati dallo smartphone, dalla scocca. C'è una piccolissima fessura dove sostanzialmente potete far passare l'unghia qui sotto. Tratterrà un po' di polvere lì? È probabile, c'è sinceramente questo rischio. Cosa cambia davvero? Cambia che il profilo, che è sempre in titanio, ricordiamoci che ad oggi sono veramente due le aziende che utilizzano il titanio per i suoi smartphone, Samsung su questo Ultra e Apple sui suoi iPhone Pro, ha un design diverso, ovvero il profilo è piatto, è completamente piatto. Posso essere sincero, non proprio la soluzione più comoda per tenere lo smartphone in mano, però molto bello, molto moderno, veramente pulitissimo come design. Cosa invece è andato in favore della maneggevolezza sono questi angoli qui, che non sono più vividi, taglienti, diciamo così, ma sono squadrati. La grossa differenza la fa sul palmo della mano quando tenete lo smartphone così, che non vi viene il foro sulla mano dopo che lo usate magari per un'oretta a lungo, quindi nel complesso possiamo dire un miglioramento del design di questo smartphone. Tasto di accensione, bilanciere del volume, microfoni aggiuntivi qua sopra, lato sinistro completamente pulito e sotto la porta USB-C, il microfono, lo speaker, il carrellino per la doppia nano SIM e la S Pen che sempre a molla fa uscire il suo gancetto e poi da lì con l'unghia estraete la vostra S Pen. Le dimensioni sono ancora da smartphone grande, 162,8, 77,2, ma leggermente più sottile, 8,2 mm e abbastanza più leggero, 213 grammi. Prima eravamo attorno ai 230 se non vado errato, non ricordo il valore preciso, ma siamo lì e quindi devo dire veramente un bel lavoro di andare a, diciamo, pulizia dal punto di vista appunto anche del design, andando ad abbassare il peso. È sempre IP68, quindi resiste ad acqua e polvere, non IP69 come altri concorrenti si sono spinti invece quest'anno. È un qualcosa che è ok, diciamo, non è che ritenessi necessario che ci fosse l'IP79. Per il resto, diciamo, un design consolidato, migliorato. Posso dire che dal punto di vista estetico forse quasi mi piaceva un pochino più l'anno scorso, ma il fatto che sia migliorato così tanto dal punto di vista ergonomico, andando a levare quegli spigoli vividi che andavano proprio a infilarsi nella carne, va bene così, va benissimo così, non ridatemi il design dell'anno scorso, va bene, mi tengo questo molto volentieri. E adesso parliamo di hardware, di scheda tecnica, ma anche di tutti i dettagli che lo rendono davvero uno smartphone premium, con un'attenzione particolare ovviamente nello scoprire cos'è cambiato rispetto allo scorso anno. La scheda tecnica ovviamente è quella di uno smartphone premium, mettiamo lo smartphone quindi qui da parte, abbiamo il nuovo processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, nella versione for Galaxy, sempre a 3 nanometri, sempre con GPU Adreno 830, ma con una frequenza massima dei premium core che arriva a 4,47
7 GHz, quindi diciamo può spingere ancora un po' di più. Vi servirà? No, era qualcosa per rendere probabilmente questo processore un po' più speciale sui Samsung rispetto ai concorrenti. 12 GB di RAM e per quanto riguarda la memoria interna 256, 512 GB di RAM oppure 1 TB, sempre UFS 4.0, memorie velocissime, ovviamente ancora una volta non espandibili, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, c'è ovviamente il supporto eSIM, la porta USB-C è una USB-C 3.2, quindi con uscita video e c'è anche ovviamente DeX con la sua modalità desktop. E aggiungo un po' di chicche, quello che rendono la scheda di questo S25 Ultra molto più succosa per i nerd rispetto agli altri smartphone. Allora, intanto abbiamo l'ultra wideband che è molto snobbato dalle aziende, c'è solo sul Pixel 9 Pro e su questo smartphone qui, c'è anche su uno Xiaomi forse, non mi ricordo bene quale, non il top o un intermedio, se non vado errato, ricordatemelo nei commenti, non sono sicuro, che è una tecnologia molto sottovalutata perché permette grandi cose, per esempio alcune auto ormai stanno implementando i loro sistemi per aprire l'auto con la chiave tramite smartphone, ma serve l'ultra wideband, sono poche le aziende che lo implementano. In più, vi do uno spoiler, qua dentro ci sarebbe anche la connettività satellitare, ma Samsung ha fatto un accordo con uno specifico operatore che a sua volta poi deve fare accordi con gli altri operatori telefonici e quindi ad oggi che io sappia è disponibile soltanto con Verizon negli Stati Uniti, ma mai dire mai. La camera di vapore per il raffreddamento è più grande rispetto all'anno scorso e ovviamente dal punto di vista tecnologico non possiamo non citare il fatto che anche quest'anno è presente una S Pen all'interno dello smartphone. Certo c'è una questione, c'è la questione del fatto che non è più Bluetooth, questo tasto quindi non funziona più come da controller Bluetooth, perché? Immagino perché all'interno non ci sia più il sistema di ricarica, è questo che ha permesso anche di alleggerire lo smartphone, assottigliarlo. L'azienda dice che questa tecnologia era usata solo dall'1% dei suoi utenti, dai commenti sembra che anche chi non aveva questo smartphone invece usasse tutti i giorni, 10 volte al giorno questa funzione, la verità, boh, forse sta nel mezzo, fatemelo sapere nei commenti, fatto sta che è un peccato, anche io la usavo ogni tanto, ne posso fare a meno, basta un qualsiasi telecomandino Bluetooth minuscolo e fa esattamente la stessa cosa, ma il fatto di avere a tutti gli effetti un telecomando integrato qua dentro era sicuramente una cosa piacevole. Ma non dimentichiamoci, sembra quasi che questa S Pen serviva soltanto per essere usata come telecomando Bluetooth, e invece no. La S Pen è una S Pen, vi permette di disegnare, prendere note, appuntarsi cose, ed è oggettivamente questo il primo compito di questa penna ed è probabilmente questo anche il primo scopo, il primo utilizzo per le persone che usavano la S Pen. Intendiamoci, non sto difendendo Samsung, mi dispiace moltissimo, probabilmente non dobbiamo neanche prenderci troppo in giro sul fatto che in pochi la usavano, ma io sono dell'idea che comunque una cosa, finché non dà fastidio e anzi può essere utile, dovrebbe essere tenuta. E questo invece è il momento in cui parliamo del display, saranno felici gli amanti del display piatto, ma ho un po' di cose comunque in generale da dirvi su questo pannello. Questo pannello ha due grosse novità. La prima novità è che il vetro è un Gorilla Glass Armor 2. L'azienda era già molto avanti l'anno scorso mettendo un Gorilla Glass Armor, che era il migliore della sua tipologia per quanto riguarda robustezza, soprattutto alle rotture, ma anche ai graffi. E quest'anno l'azienda ha alzato l'asticella mettendo la seconda versione, già la prima praticamente non c'era su praticamente quasi nessun altro smartphone. Immaginatevi questa nuova generazione. Qual è l'altra novità? L'altra novità è che il vetro adesso è completamente piatto e io adesso immagino gli applausi da casa di tutte quelle persone, sempre stando ai commenti, sembrano tutti, sembrano il 100%, sembrano il 200% del nostro pubblico che odiavano i display curvi, tutti saranno felici di sapere che qui sono piatti e io posso dire sono contento, nel senso a me piacciono i bordi curvi, ma ammetto che se dovevano diventare così poco curvi, allora tanto meglio che fossero piatti, nel senso non avevano più né lo scopo estetico né nessuno scopo funzionale, quello non l'hanno mai avuto, allora teniamoci un bel display piatto. Per il resto 6.9 pollici, i bordi sono stati ottimizzati, andiamo ad aprire questa schermata bianca così vediamo bene fin dove arriva il display che è veramente gigantesco, arriva a filo con il bordo, sempre LTPO AMOLED con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nit,
E voi potreste dire, ma non sono tantissimi, intanto è quella di picco, che è un valore che raramente, se non mai, viene raggiunto. Ma l'altra cosa interessante è che questo display è ancora antiriflesso. Adesso non ho un altro smartphone qui accanto per farvi vedere la differenza, ma è spaventosa quanti pochi riflessi faccia questo display, ancora meno rispetto a S24 Ultra, che già era impressionante. Questo aumenta tantissimo la visibilità sotto il sole, è il primo fattore, forse ancora più della luminosità. Risoluzione Quad HD Plus 1440x3120 pixel, un ottimo always on display personalizzabile su cui poi dopo nel capitolo del software vi dirò una cosa in più. E poi abbiamo supporto all'HDR10 e purtroppo nessun aggiornamento sul PWM dimming, che è quel valore che aiuta per affaticare meno la vista per quelle persone che appunto soffrono quando lo schermo è a luminosità molto bassa, soffrono per la lettura dei testi e in quel caso poteva aiutare, qui non c'è nessuna novità in tal senso. E aggiungo che l'azienda probabilmente si fida così tanto di questo Gorilla Glass Armor 2 che non ha messo nessuna pellicola preapplicata. Ormai questa è un po' la nuova tradizione per quanto riguarda Samsung, però possiamo dire questo display è veramente uno spettacolo. E poi il software, qui abbiamo la nuova One UI 7, abbiamo già fatto un video dedicato, lo trovate sul nostro canale, lì vi raccontiamo veramente tutte le novità di questo software, ma ci sono anche un po' di cose da dirvi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Non prima però di avervi ricordato che questo smartphone, come tutti i top di gamma dell'azienda, verrà aggiornato per 7 anni. 7 anni di patch, ma soprattutto 7 anni di nuove versioni di Android. Si parte da Android 15 e arriviamo ad Android 22, che io mi domando, ma saremo ancora vivi? Android 22, ma quanto può essere lontano Android 22? Samsung, insieme a Google e in parte a Apple, è sostanzialmente la quasi unica azienda che aggiorna così tanto i suoi smartphone e questa è una cosa che non va dimenticata. Allora, voglio spendere 2 parole in più del solito sul software. One UI 7, abbiamo già fatto un video dedicato, non vi mostro tutte le novità, che sono, posso dire, quelle più interessanti sono principalmente estetiche. Le novità funzionali non appartengono tanto alla One UI 7 quanto alla Galaxy AI, quindi all'interfaccia Samsung, scusate, alle funzionalità Samsung relative all'intelligenza artificiale. Ci sono tutte le solite funzioni più classiche, il menu laterale con la possibilità di aprire l'applicazione in finestra, la possibilità di forzare tutte le applicazioni affinché... Dove sta? Sta qui. Uscirà mai questa funzione dal Labs? Non lo sappiamo mai. Rimarrà nel Labs per sempre per giustificare il senso del menu Labs. E poi abbiamo la possibilità di programmare il tasto laterale per funzioni diverse, la modalità ad una mano, gli effetti video, il Super HDR, il Game Booster che comunque è comodo per avere alcune funzionalità durante il gioco. Insomma, posso dire che tutte le cose fondamentali di questa One UI che ormai ci accompagnano da sempre ci sono tutte, sono sempre di più. In termini di funzionalità io veramente credo che questa, anzi senza credo, sono sicuro che questa sia l'interfaccia migliore in assoluto. Dal punto di vista estetico una delle mie preferite, non saprei se è la migliore in assoluto, di sicuro è che quest'anno strizza l'occhio un po' di più agli utenti iOS e quindi chi è utente iPhone forse si sentirà un pochino più a casa. Ma parliamo delle vere novità. Questa è la Now Bar, questo widgettino gestito dall'intelligenza artificiale che lo aprite e avete il Now Brief, ovvero quello che è il riassunto delle cose che lui ritiene siano più interessanti per voi. Boh, guardate questo Now Brief e ditemi se secondo voi è in alcun modo interessante. Vi faccio vedere che le applicazioni da includere sono al 99%, escluso YouTube e basta, appunto, tutte basate su Samsung, quindi se non usate tutti questi, dovreste usare tutti questi servizi tanto perché diventasse davvero utile. E aggiungo poi quello che vi dicevo dell'Always On Display, che qua sotto la Now Bar appare anche nel lock screen, non solo nel lock screen ma anche nel Always On Display. Adesso è sparita, probabilmente perché l'ho aperta, ma riappare ciclicamente comunque a vari orari del giorno, la mattina, a pranzo, il pomeriggio, la sera, proponendovi cose diverse che poi lo aprite e alla fine quasi sempre soltanto del meteo si tratta, a meno che non usate proprio tutti i servizi di Samsung. Vi faccio vedere un altro scopo della Now Bar, è poter contenere applicazioni che vanno in background. Per esempio qui abbiamo il cronometro e vi faccio vedere, eccolo qua, che riappare anche non solo nel blocco schermo ma anche nell'Always On Display. Se ci fossero entrambi sarebbe possibile switchare da uno all'altro così, altrimenti c'è solo questo. Diciamo che è la versione Samsung della Dynamic Island, ma vi dico una cosa, vi dico che personalmente
trovo questo messaggio qui, questo blocco qui nell'Always On Display troppo visibile, mi distrae. Io non sono riuscito per colpa della navbar spesso a vedere a colpo d'occhio se avevo delle nuove notifiche, che è il motivo perché questo è molto più visibile, per esempio, delle notifiche qua su o delle notifiche eventualmente al centro. Quindi andiamo a cancellare questo. Per me navbar, now brief, per me sono così così, io personalmente lo disattiverei. Chiamata di testo, ovvero registrazione delle telefonate con trascrizione e possibilità di cercare all'interno del testo, traduzione della chat e poi assistente di compositore. Molto molto interessante. Vi faccio vedere invece lo sviluppo di selezione AI che si sta sviluppando tantissimo e secondo me è decisamente meglio di Circle to Search, che per carità è comodo, ma questo è decisamente potenziato. Voi selezionate anche a grandi linee quello che volete, tanto capisce lui che cosa voi volete selezionare, e quello che fa è offrirvi tutto quello che potreste voler fare. Potreste modificare queste immagini con l'intelligenza artificiale, potreste selezionare del testo, potreste impostare come sfondo, creare una GIF. Se ci fosse del testo, possiamo anche andare a selezionare magari del testo, quindi andiamo a prendere questa descrizione e vi faccio vedere che se io adesso vado a selezionare questo testo, lo posso tradurre, lo posso copiare, posso farmelo riscrivere, posso anche eventualmente farmelo riassumere andando su riepiloga, quindi in pochi punti mi riassume quello che era stato scritto nella descrizione, e tra l'altro è precisissimo e sono esattamente le informazioni che avrei voluto sapere. Ma in più vi permette di fare anche altre cose più semplici che altrimenti non potreste proprio fare. Per esempio selezionare una porzione di testo di un'applicazione come Instagram, che altrimenti non vi permetterebbe di selezionare il testo, oppure ancora di andare a tradurlo e in tempo reale ve lo traduce qui. Potete salvarlo, potete copiarlo, potete pinnarlo sullo schermo, quindi voi lo tenete qui sullo schermo e continuate la vostra navigazione. Insomma, inizia a essere veramente molto elaborato e vi permette di fare, avete visto, anche delle GIF, quindi lo potete usare sui video, per esempio, per fare GIF. Secondo me è lo strumento di AI più interessante che io abbia visto ad oggi su uno smartphone. Non il più potente, per niente il più potente, ma quello che nella vita vera potrebbe essere il tool più utile che probabilmente tanti di voi utilizzeranno. Sempre qui nella barra c'è anche l'assistente al disegno. Vi permette intanto a mano oppure con la S Pen di disegnare qualcosa come l'anno scorso e lui ve la illustra in uno di questi modi. Quest'anno possiamo chiedergli di disegnare un gatto che guida una macchina rossa sportiva. Quindi è la prima volta che un'applicazione del genere gratuita all'interno di uno smartphone vi permette di fare vera generazione AI di immagini, tra l'altro anche abbastanza veloce, con immagini da salvare al volo. Tra l'altro una piccola chicca: dopo che l'avete generata potete premere su questo e lui vi scontornerà il soggetto per crearne uno sticker da usare in un'altra app. Quindi in sostanza potete inventare i vostri sticker in un paio di click. Veramente molto simpatico, devo dire, non dico utile perché non so quanto potrebbe tornarvi utile, ma molto simpatico, gratuito per ora, poi di questo ne parliamo, perfettamente integrato all'interno dello smartphone. C'è poi il controllo multi-app, c'è il Gemini che si attiva qui tenendo premuto il tasto e che vi permetterà di fare cose miste, tipo cercare qualcosa online e salvarlo nelle note o mandarlo su WhatsApp, ma finisce molto lì, finisce molto al primo livello. Io vorrei che andasse oltre, che davvero permettesse di interagire con l'app. Capisco che non è facile perché ovviamente Google Keep, per dire, non vi darà l'accesso, non darà l'accesso a Gemini per modificare le cose che ci sono dentro senza aprire l'applicazione. Però è quello un po' il mio sogno, perché cercare una cosa e poi salvarlo nelle note in automatico senza neanche riguardarla, non so se è quello che vorrei davvero fare. Però magari tipo riassumimi le ultime note di Keep e fammele vedere, potrebbe essere più interessante. Oltre a questo si possono generare sfondi AI, ma voglio fare anche una piccola riflessione su questa AI. Quindi spendiamo due parole in più sulla AI. Perché? Perché secondo me questo è il miglior smartphone AI in commercio. Samsung è la prima azienda che ha creduto nell'intelligenza artificiale su smartphone, è quella che ha iniziato prima e vuol dire anche quella che è un po' più avanti. È indubbio, ci sono aziende che oggi lanciano i loro smartphone con funzioni che Samsung implementa da 1 anno e mezzo, 2 anni. E questa è una battaglia molto serrata, mese dopo mese l'intelligenza artificiale avanza, essere primi qui non è veramente male.
Come avete visto ci sono funzioni di intelligenza artificiale interessanti, alcune utili, alcune che funzionano bene, altre meno bene, altre che potreste usare tutti i giorni, altri che vi siete già dimenticati e magari anch'io mi sono addirittura dimenticato di mostrarvele, però l'azienda è sicuramente avanti. Ci sono due precisazioni che voglio fare. La prima è che un tot di funzionalità, quelle relative a Gemini ovviamente, arriveranno anche sugli altri smartphone. Non è una cosa che nessuno ha comunicato, però è quello che è successo anche l'anno scorso con Circle to Search. È ovvio che Google non potrà tenere queste funzioni in esclusiva solo per questo telefono. Vi immaginate un Pixel con funzioni in meno rispetto a questo Samsung? No, succederà, arriverà anche sugli altri. Con questo non voglio dire che tutte le funzioni AI arriveranno anche sugli altri, non è per niente così, solo quelle relative a Gemini. E poi un'altra considerazione, rimane vero quello che si era detto l'anno scorso, ovvero le funzioni AI dell'intelligenza artificiale di Samsung rimarranno gratuite solo fino al 31 dicembre 2025. Cosa succederà dopo? Non mi è chiaro. Se volete il mio parere spassionato, chi ha già comprato uno smartphone, secondo me, riceverà, non dico l'estensione a vita, ma o qualche sconto o comunque un'estensione temporale. Questa è la mia idea, non confermata assolutamente da Samsung. Ma la cosa che più mi disturba non è il fatto che queste funzioni saranno a pagamento. Ci sono funzioni come la generazione di immagini che costano bei soldi a Samsung. A voi potrà sembrare una stupidaggine disegnare un gatto in macchina, ma i computer di Samsung lavorano molto per generare quell'immagine per voi, ha un costo, in generale tutto ha un costo, la generazione dei testi eccetera eccetera, mi può anche stare bene. Quello che non mi sta bene, visto che siamo a sputare fatti, è non sapere cosa succederà dopo il 31 dicembre. Ecco, questa è una cosa che avrei voluto sapere oggi. Dal punto di vista hardware, qualche novità nel comparto fotografico, c'è sempre una 200 megapixel f1.7, una 10 megapixel zoom 3x, un'altra fotocamera zoom da 50 megapixel, scusate, con zoom 5x e una nuova grandangolare finalmente da 50 megapixel. E poi frontalmente all'interno del foro ovviamente la selfie cam da 12 megapixel. Allora andiamo a vedere l'interfaccia di scatto di questo smartphone, eccomi qua, ci sono tantissimi livelli di zoom, ve li faccio vedere: grandangolare 1x, 2x, 3, 5 e 10. La 2, la C e la 10 sono interpolazioni perché i sensori sono grandangolare 1, 3 e 5. Cosa molto interessante, con la One UI tutte le impostazioni che prima erano qui, che andavano, diciamo, bisognava accederci con un'altra mano, adesso le ritroviamo comandabili rapidamente da qui. Vedete, se io attivo qui si riattiva anche qui, ma potete farlo anche da qui. Diciamo sono un po' duplicate. Diciamo che questi fungono da indicatori e questi più da controlli. L'interfaccia è semplice, chiara, veramente velocissima, con tutte le funzioni al posto giusto. Secondo me questa One UI è stato veramente un bel passo in avanti dal punto di vista interfaccia fotografica, ma andiamo a parlare di foto, andiamo a parlare di come scatta le foto questo smartphone. Allora, potrei riassumere in due parole. Questo smartphone fa a grandi linee le stesse foto di S24 Ultra. Starei, no, non dico mentendo, perché ho utilizzato il termine a grandi linee, quindi non starei mentendo affatto, però è indubbio che non si ha la sensazione di essere andati davvero avanti. Le differenze sono sostanzialmente in come elabora le immagini, le elabora un pochino più chiare, forse un pelino più iPhone-esche, un po' meno contrastate, però comunque sono simili, cioè è una differenza che potreste veramente vedere solo avendo i due smartphone fianco a fianco. L'altra differenza sta nella grandangolare che finalmente sale a 50 megapixel e devo dire che un po' di dettaglio in più c'è. Se vi dovessi raccontare che c'è un sacco di dettaglio in più vi starei mentendo. Già non era una cattiva fotocamera, però sicuramente ne ha guadagnato aumentando la risoluzione. Per il resto è molto simile. Mi piace tantissimo il fatto che abbia la flessibilità della doppia fotocamera zoom 3x, 5x. Io vorrei che tutti i produttori implementassero almeno due fotocamere zoom perché la 5, per esempio, secondo me è troppo per la maggior parte dei casi. La 2 è molto comoda per i ritratti, però è poco per tutto il resto. La 3 spesso è un buon compromesso, ma se volete davvero fotografare qualcosa lontano è un po' poco. Quindi questa secondo me è assolutamente la soluzione migliore. La cosa che mi piace di questo smartphone è che a parte pochissime condizioni, vedrete a un certo punto una foto di una DJ che suonava, quella secondo me è proprio la situazione peggiore per Samsung, ovvero con poca luce e soggetti che si muovono molto, perché lo smartphone con poca luce tende a prendersi, quantomeno rispetto a un qualche altro contendente, non tantissimi, qualcuno, si tende a prendersi qualche istante in più. Da questo punto di vista, insomma,
Ci sono smartphone che fanno meglio. Io poi non mi soffermerò in questo video esageratamente sulla qualità, perché c'è un video che dovrebbe essere andato online giusto ieri, dove confronto le foto di questo smartphone con quelle di iPhone e con il contendente, con il terzo incomodo, con Vivo. E lì ovviamente mi sono sprecato ad analizzare tutte le singole foto dicendo cosa mi piaceva e cosa mi piaceva meno. È una fotocamera davvero top di gamma, davvero premium, non è secondo me la migliore in assoluto, è secondo me la migliore in assoluto dal punto di vista di flessibilità, cioè dall'hardware che vi offre e quello che può fare. È molto ben bilanciata su tutto, anche sulla parte video, poi alla fine vi faccio vedere anche un po' di sample anche sulla parte video. Mentre invece ci sono altri smartphone che magari tipo il Vivo fanno benissimo, secondo me ad oggi è il miglior smartphone per fare le foto, benissimo in certi contesti e magari in altri è un po' carente, per esempio gli manca una 5x, anche se negli zoom fa benissimo, è abbastanza scarsa nelle fotocamere selfie, è buona nei video ma non arriva al livello di altri smartphone, insomma ci sono pro e contro. Questo secondo me continua a rimanere il bilanciamento migliore, ma non è più, al contrario di qualche anno fa, la miglior fotocamera su di uno smartphone. Per quanto riguarda i video, c'è stato un miglioramento, questo un pochino più percepibile, tutte le fotocamere fanno video in 4K 60 e si può passare da una fotocamera all'altra durante la registrazione video, può fare anche l'8K, vabbè, ma quello diciamo è un in più secondo me. Può fare videolog, che è interessante se siete diciamo dei videografi professionisti, e c'è l'audio eraser che vi permette di migliorare l'audio andando a separare i livelli, come avevo visto anche sul Pixel, abbassando la folla, abbassando i rumori, abbassando il cane che abbaia. Più la situazione è rumorosa e più l'audio che ne verrà fuori sarà sì più chiaro ma non pulito, però nel complesso può essere comodo, potete diciamo un po' riparare dei video che altrimenti sarebbero particolarmente scarsi. Queste sono le mie considerazioni sulle foto, ma vi ricordo andate a vedere il confronto che ho pubblicato ieri perché lì ho fatto proprio una super analisi. Eccoci nella parte gaming, guardate bello questo display, com'è veramente godibile, così fino ai bordi, 120 fps, dettagli massimi, che ve lo dica a fare. Snapdragon 8 Elite con in più anche il clock maggiore, sì, fa un po' di throttling, quello sì, qua diventa leggermente tiepido, ma siamo sui livelli, devo dire, degli scorsi anni dove alla fine lo smartphone si è comportato bene e la batteria non la tira giù particolarmente, quindi sono lontani per fortuna i tempi in cui il throttling di questi processori così potenti poi aveva anche una ricaduta. Che è successo? Non ho fatto nessuno, non ho toccato nessuno, vabbè niente, non ho neanche sparato e ho già preso dei premi. Vabbè niente, non riesco a trovare nessuno da bombardare a breve distanza, però ecco, vedete 120 fps, se qualcuno almeno, ecco, qualcuno mi sparasse giusto per... ai fuochi d'artificio mi sparano, neanche i colpi veri. Insomma, avete capito che posso anche provare a avvicinarmi, niente, ma sarà un viaggio infinito, quindi magari lascio perdere, lascio che mi distruggano, ecco qua, andiamo giù in picchiata, sempre 120 fps, anche nei momenti più critici. Un ottimo smartphone per giocare, dicevo, sono lontani i tempi in cui lo smartphone scaldava e tra l'altro questo è veramente lo smartphone Samsung e uno in assoluto degli smartphone in generale più fluidi, più veloci, più scattanti che io abbia mai visto, veramente notevole. La batteria è una 5000 mAh, sì, questo è il video dove si sputano i fatti, no? Sì, ci poteva stare una batteria più grande, ci poteva stare di mettere una batteria a silicio carbonio. È vero che diciamo probabilmente Samsung ha ancora lo scotto di quel famoso Note 7 ed è una di quelle aziende dove non si vuole più prendere un rischio nell'ambito delle batterie, però diciamo che ci poteva stare forse, ci poteva stare una batteria a silicio carbonio dal punto di vista tecnologico, perché poi a tutti gli effetti usare questo smartphone vi permette di arrivare a fine giornata sempre, anche con un utilizzo intenso, l'autonomia è anche migliore di quella di S24 Ultra e quindi va benissimo così. Poteva essere un super battery phone? Avrebbe potuto, sì, non è stato fatto, va bene lo stesso. La ricarica è rapida a 45 watt, quella wireless è a 25 watt con supporto allo standard C, ricarica wireless inversa a 4.5, certo non sono i 90, i 100 watt, ricordiamoci anche che quelle velocità vengono tenute soltanto nei primi minuti, per me in un premium phone 45 watt sono diciamo un po' il requisito minimo per quanto riguarda la ricarica rapida. Siamo quindi quasi arrivati alle conclusioni, il momento in cui vi sputerò più fatti di tutti, ma prima parliamo di prezzo ovviamente.
Il prezzo è alto, era difficile immaginarsi diversamente, non più alto dello scorso anno, però 1.499, poi 1.619 e 1.859 per i tagli da 256, 512 giga e 1 terabyte. La promo iniziale è molto interessante perché al prezzo del 256 vi portate a casa il 512, al prezzo del 512 vi portate a casa quello da 1 terabyte, in più avete un anno di Gemini Advanced, in più c'è il trade-in, poi ci sono un sacco di sconti che vengono fatti, insomma potete portarvela a casa a meno di 1.000 euro, decisamente di più se ci mettete dentro anche uno smartphone da dare indietro per il trade-in. Non riesco io a darvi ora tutte le indicazioni perché ci sono veramente troppe cose da mescolare, però insomma cercate un po' sugli store, i prezzi iniziano subito a essere molto interessanti. Ok, sputiamo questi fatti, partiamo dalle cose che non mi sono piaciute. La prima è il fatto che questo smartphone cambia poco rispetto allo scorso anno. Questo lo rende un cattivo telefono? No, ovviamente non lo rende un cattivo telefono. L'anno scorso abbiamo eletto S24 Ultra il miglior smartphone dell'anno. Come può questo essere un cattivo telefono? Perché l'azienda lo ha cambiato poco, però ovviamente quando si parla di premium ci si aspetta anche quell'innovazione che quest'anno è stata quasi tutta sull'intelligenza artificiale, su cui però appunto c'è qualche ma. La seconda cosa, sì è vero, 1%, non 1%, quello che è, ma è sempre un peccato levare una funzione, in questo caso il Bluetooth dalla S Pen. E l'ultimo è che proprio non mi va giù non sapere quanto costerà l'intelligenza artificiale, se costerà alla fine del 2025. È una cosa, come vi ho detto anche prima, che avrei voluto sapere oggi. Ma passiamo invece agli altri fatti. Secondo me c'è un punto fondamentale, che quando si parla di questo smartphone appunto ci si concentra molto sul fatto che le differenze siano minime, non è cambiato molto, è molto simile a quello dell'anno scorso, l'azienda non si è impegnata e bla bla bla. Ma il fatto è uno, questo è assolutamente l'unico smartphone che mette insieme l'ultra wideband, l'S Pen, il lettore di impronte digitale ultrasonico, il supporto ai SIM, l'USB-C con uscita video e una sua modalità desktop, il display antiriflesso, la protezione Gorilla Glass Armor 2. Vi ho elencato un sacco di cose e vi sfido anche solo a trovare uno smartphone che abbia due di queste cose praticamente insieme. Ecco, e lui le ha tutte. Questo è un premium di una qualità eccezionale. Molte cose c'erano già lo scorso anno? Sì, è vero. Fatto sta che la concorrenza non è riuscita negli ultimi 365 giorni a raggiungere l'azienda su questi dettagli. Mica poco. Altra cosa, la One UI, che soprattutto in questa versione 7, ma anche nella precedente, è secondo me l'interfaccia più completa e più ricca di funzioni del mercato. Una anche delle più gradevoli, quella c'è anche un po' un fattore soggettivo, ma di sicuro la più ricca e quindi di fatto, se vogliamo, possiamo dire anche la migliore. E poi l'intelligenza artificiale, che vi piaccia, non vi piaccia, la usiate, non la usiate, è un fatto che la battaglia si combatta lì. E negli smartphone ad oggi l'intelligenza artificiale di Samsung è quella più avanti di tutti. E poi rimane un fatto, è vero che questo probabilmente non è in assoluto il miglior smartphone per qualità delle foto, ma per scattare foto rimane comunque uno dei migliori smartphone in assoluto. È l'unico che vi offre due fotocamere zoom, che comunque ha una selfie cam che comunque va abbastanza bene, con la qualità dei video che vi offre lui. Insomma, è un kit fotografico che messo insieme così, non vi dico che potrebbe vincere il premio per il miglior camera phone dell'anno, ma si difende egregiamente. E in questi ultimi fatti che vi ho sputato ce ne sono tre però che meritano una considerazione. One UI, intelligenza artificiale e fotocamera sono o uguali o comunque arriveranno ad essere uguali anche su Samsung Galaxy S24 Ultra. E quindi di fatto il fatto finale che devo sputare in questo video, non ho mai detto sputare così tante volte di fila in uno stesso lasso di tempo, questo rimane il miglior smartphone in assoluto sul mercato, il pacchetto completo, più completo che ci sia, ma allo stesso tempo io in questo video vi consiglio di acquistare un S24 Ultra, a meno che non abbiate un budget illimitato o sostanzialmente un budget per cui spendere questi 1000 e passa euro per questo smartphone per voi non faccia alcuna differenza. Allora, perché no? Scegliete l'ultima versione che ovviamente è migliore. Spero di aver fatto la recensione più onesta e completa possibile. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Disclaimer finale, questo sample di S25 Ultra ci è stato dato da Samsung, che non ha fornito compenso economico, non ha fornito input editoriale e non ha mai visto questo video prima che lo possiate vedere voi. Lo starà guardando probabilmente proprio insieme a voi. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video.